Cari signori, io e la mia assistente vi diamo il buongiorno. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare un piatto toscano e mondiale, italiano mondiale, la zuppa alla frantoiana. E in più faremo anche una farinata, sarebbe a dire, con lo stesso, componente, con la stessa, zuppa che si fa la frantoiana, aggiungendoci anche la farina di mais, la polenta diventa anche farinata. Ne farò due, ne farò nello stesso momento. Ok, andiamo a vedere quello che ci servirà. Praticamente, cavolo nero, bieta, verdure tagliate a pezzettini, che sarebbe a dire sedano, carota, cipolla, tagliata in questa maniera. Tre tipi di fagioli, cannellini, i toscanelli e il borlotto classico. Un paio di patate e poi mi servirà ancora tagliata grossolanamente un pochino di carota e un pochino di cipolla, questa qui ci va messa sopra. Poi del pane classico toscano preferibilmente, se no insomma del buon pane che dopo andremo a fare a fette, ad agliare se volete, lo agliate, se no da mettere sopra. Andiamo a cominciare. Zoom! Ho tagliato il mazzo di bieta, ho lasciato soltanto questo culetto in fondo che magari userò un'altra volta per fare un brodo. Poi ho lavato il mio cavolo e qui vi faccio vedere una cosa. Il cavolo, guardate, va pulito in questa maniera, questo non lo dovete mettere, soltanto la parte, questa qui morbida. Faccio rivedere, così, un altro, soltanto il morbido. Questo cavolo va tagliato grossolanamente a pezzettoni. Poi andrò a prendere dalle tre ciotoli dei fagioli un po' di fagioli che andrò a tritare e la sua acqua. I fagioli, se riuscite a farli bolliti meglio, ma anche se prendete una buona scatola, tre scatole diciamo così di tre tipi diversi va più che bene. Poi ci aggiungete l'acqua, tanto è già un piatto molto saporito. Ok, ne ho presi un po' di tutti e tre e il resto di questi tre li lascio perché ci serviranno dopo alla fine. Guardate, questi qui andrò a passarli col Murinex e ne farò una crema. Poi andrò a tagliare un paio di carote, ok, pezzettoni grossi, così, bene, queste qua le metterò. Ok, andrò a pulire le mie patate nella stessa maniera, nel senso farò dei pezzettoni grossi così. Ora non ve lo faccio vedere per cercare di fare, diciamo così, un video un pochino più breve. E ora passiamo alla pentola. Ho già tagliato le verdure, vi faccio vedere anche queste qui grossolanamente sono state tagliate. Ho passato i tre tipi di fagioli, c'è da aggiungere un goccino di acqua. Ho messo abbondante olio buono. Ok, e ora cominciamo con i tre misti, che li divido un po' e un po' per essere veloce. Olè. Poi aggiungerò le famose carote tagliate grosse, okay. Le patate tagliate grossolanamente, tanto queste si andranno a sfare, faranno una cremina. Magari se dopo saranno un po' più grosse, saranno sempre grosse,
voi le prendete e le passate un pochino e fate così, e fate una cremina. Poi qui ci andava il porro, io il porro non ce l'avevo, mi sono scordato di prenderlo, ho messo una bella cipolla di Tropea, però il porro ci andrebbe, ma comunque la cipolla così dolce è uno spettacolo anche questa qui. Okay. Passaggi. A questo punto andiamo ad aggiungere il cavolo nero e ho mischiato anche la bieta, se c'è tutte e due, un bel casino, ne dopo recupero. Ok. Voilà. Allora lo faccio andare, ci metterò a questo punto qui il sale, e i fagioli, quelli che ho passato, un po' qui e un po' più di qua. Perfetto. Poi. Andiamo ad aggiungere un pochino di acqua, non occorre il brodo perché è già saporito di suo qui, che il brodo non occorre. E ora lasceremo andare, ovviamente ogni tanto girando, che amalgamando il tutto, lasceremo andare per 40 minuti. Mentre qui, questa della farinata, appena prende il bollore, ci andrò ad aggiungere la farina di polenta. A dopo. Ok, siamo arrivati alla pentola, quella della farinata, in ebollizione. Perfetto, a questo punto ci vado a mettere, per questa quantità, io ci metto un mezzo ciotolino, che sarebbero 5-6 cucchiai. Ok. 6 cucchiai. Abbasso un po'. Allora, ricapitolando, la pentola della ribollita è questa qui e sta andando senza problemi. Quella della farinata ci ho aggiunto a bollore la polenta e anche questa qui dovrà andare 40-50 minuti. Comunque sia, io copro e ci vediamo fra una quarantina di minuti. Fermi, mi scordavo di dirvi, a fuoco molto lento, abbassate al più possibile. Questa qui della polenta, non vi ho detto che va per almeno 5 minuti girata, prima poi di lasciarla un po' tranquilla, perché se no vengono i grumi nella polenta. Allora va un pochino girata. Poi quando la girate, si è tutta bella amalgamata, come adesso, i grumi, diciamo, non occorre 5 minuti. Quando i grumi non ci saranno più, vuol dire che potrà andare. In tutto questo la mia assistente assiste. Sapete tutti gli scarti che abbiamo fatto con la bieta, i gambi, tutti i gambi del cavolo nero e della patata? Io non butto niente. Domani tutta questa roba qui verrà bollita, ok? Verrà bollita e ci farò un passato, una cremina, che sarà uno spettacolo. Non buttate via queste cose. Se non volete farci una cremina, vi potrà servire per farci un bel brodo, o un bel brodo vegetale, tantissime cose. Ora andremo a tagliare il nostro pane, lo mettiamo in forno, lo tostiamo, finito lo agliamo. A me piace agliato, voi potete anche non mettercelo come preferite, l'importante è che sia un pane decente.
In arrivo zuppa alla frantoiana e farinata. Sono passati 50 minuti. Ora cosa facciamo? Andiamo a mettere i fagioli interi, vi ricordate? Ok, tutti e tre i tipi, cercando magari di non metterci l'acqua, o se c'è bisogno, se è venuto un po' asciutto ce la mettete. In questo caso a me è venuto bene. Va bene, comunque mettete i tre tipi di fagioli. Ora prenderò anche il terzo. Ok, via, se no non ce l'ho messo. Prenderò anche il terzo. E deve ancora andare un 10-15 minuti. La zuppa alla frantoiana, vi ricordate la patata? Io l'ho presa insieme alla carota e siccome mi è venuta un po' lenta, un po' liquidina, l'aiuto, faccio, diciamo, faccio fare una cremina semplicemente facendo così. Là. Così farà la cremina. Perfetto, manca 5 minuti, guardate che bellezza, guardate che cremina che ha fatto. Questa qui è la farinata. Invece la ribollita ci vuole ancora un 10 minuti, deve un pochino esalare un pochino l'acqua, ma ci siamo, guardate che bella che è, d'altronde la zuppa. L'ho fatta raffreddare perché si serve tiepida. Guardate che spettacolo, che bellezza. Non se ne serve molta, una. Poi la farinata, guardate qui. Guardate che gioia che è. Per il palato, guardate qua. Tutti i pezzettoni. Però il cameraman da solo. Allora, qui sotto nella frantoiana ci ho messo il pezzo del pane tostato prima con l'aglio e poi per decorazione ci facciamo così e così. Quest'altra non occorre, se vogliamo farci una decorazione, ma non occorre perché c'è già la farinata dentro, c'è già la farina. Due piatti favolosi, guardate qua. Ora io consiglio, avevo un vecchio pecorino in frigorifero, l'ho grattato, pepe, olio, di qua ci mettiamo l'olio e il pepe, e io non ci metterei il formaggio da quest'altra parte, che è già bello saporito. E ora alziamo un po' qui, devo fare tutto da solo, una fatica, guardate qua. Che spettacolo. Buona, facciamo un test della varietà anche qui. Buona. È un piatto che può sembrare difficile, ma alla fine è solo il tempo che diciamo è complicato, che ci vuole un po' di tempo. Ma vi garantisco che è buono, questo va il giorno dopo, dalla mattina alla sera, è uno spettacolo. E ricordatevi, è la stessa la frantoiana, si può fare tranquillamente la nostra farinata. Questa è perfetta anche il giorno dopo perché si secca e voi la potete fare a fette, scaldarla, farci sopra magari la fonduta di formaggio e riutilizzarla. Spero vi sia piaciuta.